Hello? Hello, hello? Hello, hello? Hello, hello? Devo capire se si sente per poter iniziare, altrimenti non si va da nessuna parte. Cerchiamo quindi di capire se si sente. E come si sente se si sente? Sente? Dimmi un po', si sente? È alto? Un po' altino, mi sa. Facciamo un 20. Come si sente con 20? È ancora altino? Ancora altino con 20? Mi sa che è ancora altino con 20 anche. Facciamo così, una 13. Come si sente così? Se parlo? Si sente? Sì, sembra vivibile. Adesso c'è un 15. Direi che ci siamo con un 15. Mi si sente abbastanza bene. Ok. Perfetto. Adesso si sente. E io direi che siamo pronti. Devo un attimo prendere la chat. La chat. Volevo solo la chat, però in realtà... Che non me la dà. Dashboard autore, devo solo la dashboard autore. Oh no, ma c'è qualcuno già che aspetta. Scusate un secondo, arrivo. Uno. Ecco, ma adesso è partito. Ok. Adesso ci siamo. Possiamo quasi partire con questo Sherlock Holmes, Crimini e Punimenti. Partiamo. Con i sottotitoli in greco. Ah no, ok. In memoria della centuria celeste ucraina. Alright. Frogwares presents funky music. Non mi sembra molto azzeccata, ma va bene. Cos'è sta sigla? Non apprezzo particolarmente la sigla. Sembra una cosa sci-fi un po' così. Destino di Black Peter. Vabbè, tutti questi simboletti, ma impareremo. Questi simboletti dobbiamo fare. Continuiamo. Cioè, in realtà partiamo. Ecco Sherlock che legge... Ah no, è Watson che legge Crimini e Punimenti di Dostoevsky. Che succede? Oh boy. Holmes. Cosa... Se vuole che faccia? Ah, mi devo mettere a riparo. Ok. Holmes, will you stop that?
You are utterly mad. È iniziato bene. Vabbè, questo è anche in realtà abbastanza fedele Stop, Holmes. Is that you, Watson? ai libri. Yes, of course it is. And you almost killed me. Nonsense. I was aiming for the vases. Blindfolded? Watson, quiet, please. I'm trying to concentrate. I giochi mi sono sempre piaciuti perché erano abbastanza fedeli alcune cose erano What is it this fedeli. time? He can see me. Well, here it is, and it's a good one, Mr. Holmes. A gentleman by the name of Peter Carey, also known as Black Peter, has been murdered. A sailor, most probably. What happened here? Oh, Mr. Holmes, how could you? It's the only exercise I've had all week. A grateful client from Limoges sent me a vase collection this morning. I couldn't think of a better use for it. Ma You're come? out of your Ma mind. no, I missed 4 out of 10. Given you were blind, c'è da that was migliorare. very good. Can I have a try? Am I the only sane one here? Come? Anche I le suppose strade. that Watson is right, Inspector. A little brain work would be preferable now. Do please tell us more about Black Peter. Peter Carey, born in 1845 and 50 years old. An ambitious sort, he achieved much success in seal and whale hunting around Scandinavia. Retired in 1884 with a small fortune. He invested his money in a property called Woodman's Lee, near Forest Row in Sussex. It was where he lived for 6 years, and where he was found dead yesterday. Has the investigation already begun? Yes and no. In fact, this crime is so mysterious that I would prefer you to join me down there. Give me half an hour to prepare, Inspector. Take your time and join me there. I have to go through the yard first. The merry men struck again. What have they done this time? They robbed a powder reserve. I'll meet you at Woodman's Lee, Mr. Holmes. I should help Mrs. Hudson here. I also have several appointments that I must keep this Watson, afternoon. che hai da fare? Ma guarda I te. shall go alone then. Vabbè. Shall go alone. Con questa sensibilità del mouse che è impazzita completamente. Non lo sto neanche toccando. Mi ha fatto un 1150 gradi. E che succede? Ah, santo il cielo. Aspetta un secondo. Passami questa caspiterina di... L'avevo anche già passata, mi pare. Sensibilità del mouse. Mettiamola a 20. Via. Farò vedere. Com'è? Un po' meglio, ancora un po' molliccio. Sì, è molliccio ancora. Ma, no. Quanto lo dobbiamo mettere? Mettiamolo a 13. Vabbè, 15, dai. Ok. Vabbè, sembra vivibile così. Alla tab per aprire il registro. Cosa abbiamo? Allora, incarichi. Sull'omicidio di Peter Carey. Per la scena del crimine. Scegli un ambito da indossare. Ah, ok. Questi sono i posti. Questo è il tipo. Peter Carey, noto anche come Black Peter perché era un marinaio. Nato nel 1845, cinquantenne. Successo nella caccia alla balena. Va bene. Abbiamo qualcosa? No. Ci sono i dialoghi. Souvenir. Ok, cosa in più? Post. C'è il tavolo dell'analisi, che poi non credo che... My analysis table. It is useful for my work. Ma sì, lo so che è utile per il lavoro. Non so se è un po' basso l'audio. Proviamo a alzarlo un pochino. Di nuovo, lo rimetto a 20. No, 20, 20. Ok.
Telescopio. Ma situazione poco un po' disdicevole, insomma. Watson, You che go si dice? along to Peter Carey's house. Mrs. Hudson and I will take care of the mess you've made here. Vabbè, che sarà mai? Che sarà mai? Un po' duretto Holmes. Anche se devo ammettere che i giochi di Sherlock non sono mai stati un granché con i controlli. Però la visuale è morbidissima e lui è duro. Un po' strano. Ci abitueremo. Ma qui ci sono tutti. Ricordo che sono molto bravi nei giochi della Frogwares a fare le citazioni ai casi dei This is where I keep my dei post. libri. Ok, buono a sapersi. Signora Hudson? What a mess! What a terrible mess! Beh no, non pulirà mai con quella scopetta però, eh. Cos'è Watson? Che si dice? Qui scrive i racconti. Bello quadro. Vabbè, andiamo a metterci in vestito. Oh, My enciclopedia. archive. I can always consult with it if needed. Eh sì, proprio così. Tavolo da trucco. Ma posso... cosa? Cosa posso fare? Posso scegliere cosa mettermi? Scusate un attimo. So perché non mi funziona dashboard autore. Ecco, ok. Adesso va. Cosa posso fare? I capelli? Ah, posso cambiarmi? No, sono tutti loccati. Ma è anche pelato. Ma perché sono loccati? Ma è tutto loccato? Sì. Si vede che forse mi serve per dopo. Non sono disponibili. Ah, ok, devo risolvere i casi. Ok, ok. Ma posso mettermi i vestiti però? Ah, se li ha già messi in realtà. Posso sceglierli? Informale, ma non mi sembra così informale quello. Nero, bello nero. Marrone, bello. Verde, mi piacciono tutti. Grigio, bello grigio, mi piace il corpetto. Bello, leggero, bandito, no, vabbè questi li sbloccheremo poi. Mettiamoci questo grigio, bello. Bellissimo questo grigio. Molto soddisfacente. Qui posso vedere qualcosa? No. E allora... Qui c'è il libro. Mi metto il cappello. Vabbè, andiamo. Via. Andiamo al posto... La scena del crimine. C'è la pipa, vabbè, cioè, no, non mi va di prenderla. Ho anche il cappello in realtà, però... Era un caricamento questo, bello. Siamo sulla nostra prima indagine, vediamo che cosa riusciamo a fare. Che tensione. Mr. Holmes, I'm over here. Come on. Ok, sì. C'è anche un tutto da vedere. Salve, Mr. Holmes? buongiorno. Ah, questo è per andare via. No. Che avevo visto queste tracce di questo carretto. Giardino, zucche. It seems that the garden was well maintained. Eh sì, hai visto che zuccone gigantesche.
Cos'è tab? I giardini e i campi sono ben tenuti. Qui lavora un abile giardiniere. Ok. Immagino che sia tutto importante. Poi qui c'è una scopa. Sarà importantissima nel proseguo. No, ma scusa, qui ci stanno altri poliziotti che raccolgono le zucche. Che stanno facendo? T. No, T è per le... Che cos'è? Per le... Forza di trovare particolari che altri tenderebbero a trascurare. Tipo le impronte. Mi sembrano trascurabilissime, no? Mica siamo degli investigatori. Impronte. These footprints appear to be quite large. Ok, allora, quindi sono di un uomo probabilmente. Richiede un oggetto. Ce l'ha il poliziotto l'oggetto. Che fa, che fa? Vabbè. Il giardino l'ho esaminato. Quindi le impronte richiedono un oggetto. Che vuol dire? Ah, mi servono le... lenti di ingrandimento. Ma non ce l'ho? Vabbè. Qui che c'è? Tutto a posto? Constable, tutto a posto? Mr. Holmes? Buongiorno. Vabbè, parliamo con le strade, va. Pip, pip, pip. Pip, pip, pip. Buongiorno. Mr. Holmes? Pip, pip, pip. Vabbè, le strade, dimmi un po' che è qui. Inspector Lestrade, when will you remove my husband's body? It's sacrilegious to leave him here like this. As soon as we can, Mrs. Un Carey, attimo, I signora. assure you. Allow me to introduce you to Mr. Sherlock Holmes. He's a detective. No doubt you've heard of him. Beh, I'll wait for you in front of vorrei the cabin, vedere. Mr. Holmes. My condolences, Mrs. Carey. Thank you, Mr. Holmes. Allora. È stata la signora, è chiaro. Si vede dalla faccia. La prima domanda che faccio è: avete un giardiniere? Qualcosa di insolito quella notte? Can you tell me if you saw or heard anything unusual upon the night of the murder? At 2 o'clock in the morning, I heard a terrible scream. But I thought nothing of it then. He would scream all the time when he was drunk. Ok, quindi si ubriacava spesso. Questa è già interessante notizia. Quando è stato trovato il Do you corpo? La remember mattina, at what penso. time No? you found your husband's body? In the morning, at around 7 o'clock, I noticed the cabin door was open. But I didn't go in to take a look, for I knew my husband would not have liked it. At around 10 o'clock, I dared to glance in through the door and... oh dear. Ok. La sera prima dell'omicidio. Can you please tell me what occurred on the evening of the Cosa è murder? successo? Well, Peter got drunk in the evening. He was in such a terrible temper. Usually, whenever that happened, he'd stay all night drinking in his cabin before passing out. Vabbè, insomma era un ubriacone. Qualcuno gli faceva Was visita. your husband accustomed to receiving visitors? Oh, no, I don't think so. I mean, he didn't really have many friends. He lived quite an isolated life here, after his retirement. Ok, quindi era anche un tipo che viveva da solo, il buono Peter. E poi la domanda più importante di tutte, che è: avete un The garden giardiniere? is very large and well maintained. Do you employ someone to look after it? It is true, there is a lot of Beh work, sì, but my un husband bellissimo took care giornale. of it himself. Scusate, stavo cercando di capire. Che posso fare? Posso guardare la signora? Sì. Che bello. Salve signora. Allora. È tutto un po' strano, statico. Ma... cosa... Ah, ok, posso guardare indizi del corpo.
Ha un cappello di paia. Forse ha mangiato i frutti del mare. Vediamo se c'è qualcos'altro. Posso andare solo lì in giù. Salve signora, scusi se guardo così in basso, che sembra religiosa, va bene. Scusi, don't mind me. Sto guardando il culo. Ma che spostamento... Cinciarella. Cinciarella. Quanti da giardino. E cos'altro? Una casetta degli uccelli. Sarà tutto più facile. Che vuol dire sarà tutto più facile? You have indeed suffered a great Ah, loss, era Mrs. Carey. Nevertheless, I per believe it will be consolarla. less of a burden for you soon. Mi pare giusto consolare le Life with Peter persone. was never easy, but he was still my husband. He was different, wasn't he, when you first Ma met sì. him upon your return from Plymouth? Yes, Mr. Holmes. Oh my Ah, goodness, vedi, how era do you know about cambiato. that? Never Ah. mind. Perché ci sono i quick times event? Ma che che cosa? Lo rifacciamo? No, ma perché lo devo rifare? L'ho fatto il ritratto. Devo rifare la You conversazione. have indeed suffered a great loss, Mrs. Carey. Nevertheless, I believe it will be less of a burden for you soon. Yes, Ok. life with Peter was never easy, but he was still my husband. He was different, wasn't he, when you first met him Era upon your diverso. return Va from bene. Plymouth? L'abbiamo Yes, sentito. Mr. Holmes. Oh my goodness, but how do you know about that? Che devo fare? Ah, dovevo premere Q. Scegli una prova da confrontare con l'affermazione di un personaggio per continuare le indagini. Ok. Sono un po' confuso. Come fa a sapere di Plymouth? Non ho ben seguito. Pellegrinaggio. You undertook a pilgrimage to the Cathedral of Santiago E che de c'entra? Non Compostela c'entra assolutamente when you were niente. young. That much is evident from the rosary in your hand. E quindi? The Cosa shortest cavolo route for the c'entra? pilgrim from England to Spain is from Plymouth. I believe that you met Peter Carey as a young sailor Boh. there, and you married him soon afterwards. That is indeed what happened, Vabbè, Mr. Holmes. va bene. Extraordinary. Thank you, madam. Ma non è servita a niente questa cosa. Vabbè, non so se sto capendo, forse ho sbagliato qualcosina. Vabbè, intanto cerchiamo di andare avanti. No, perdonatemi perché stavo cercando di capire nel frattempo come si sentisse. Mi pare che si senta ok. Possiamo metterlo forse a 25 addirittura. Ok, possiamo andare avanti così. Quindi con la signorina ci abbiamo parlato e tra l'altro mi sono perso tipo tutto il dialogo perché stavo pensando ad altro. Però la signorina parte vicino alle antiche pinete, religiosa, intraprese il pellegrinaggio del cammino di Santiago, vabbè. Non è che ci interessi molto, che era religiosa. Perché che cosa ci aveva detto del giardiniere? Non ho capito. Ah, perché l'aveva incontrato durante il pellegrinaggio, quindi era un uomo religioso prima. Vabbè, no, allora aveva senso. E... Ma sul giardiniere cosa aveva detto? Ah, era il marito che se ne occupava, ok. Cosa altro posso fare? Riparlo con la signora? No, Who could do such a thing? no, va bene così. Poor Ok, husband. a posto. E a questo punto direi
che possiamo proseguire. Possiamo entrare in casa. Che possiamo fare? Ah no, andiamo dove ha trovato il corpo. Andiamo giù. Sì, giustamente. Non ti incastrare, Sherlock. Dai, che figure. Eccoci. Le strade. Peter Carey's body is inside the cabin. We took care not to... Sì, sì, ho capito, ho capito. Andiamo a ispezionare questo The corpo. door is locked. Wait just a moment, Mr. Holmes, and I'll open it. I locked it yesterday to ensure that no one should enter the cabin and tamper with the evidence. Ah, good thinking. Hello, hello, hello. What is it, Lestrade? It seems to me that someone has tried to force it, Mr. Holmes. Attenzione. Let me see. Attenzione, la signora ha provato a fregare il corpo, a far sparire le prove. Posso esaminare? Ma come... cosa posso fare? Non posso cliccare niente. Con la T devo fare per forza. Porta. Vabbè, grazie. Serratura. Ah wow, graffi. Pazzesco. Ah, devo per forza These premere... scratches are fresh. Ah, beh. You're Tutto right. chiaro adesso. Someone tried to force open the door. I swear these scratches were not here yesterday. Our mysterious visitor came here last night. Well, he's not the Mysterious man for visitor. the job. This lock is not a difficult one. Perhaps he did not have the right tool. E quindi l'ha scaraffiato tutto. Ma sì, c'erano anche le impronte, però non le posso vedere. Ma mi scusi, mi può dare la lente? No? Scusi. Vabbè, ma comunque entriamo, dai. Sembra importante guardare le impronte, no? No, serio. What a terrible way to die. Sì. Sappiamo qui, denti di Capodovio. Of a sperm whale, probably from one of Peter Carey's catches. Ok, quindi è stata la balena ad ammazzarlo. Scusate un secondo, arrivo. Quindi abbiamo appurato che è stata la balena ad uccidere. Spazio vuoto sospetto, traccia nella polvere. Scusa, ma io senza premere la T non posso This vederle queste place is cose. not covered with dust, like the rest of the shelf. An object was taken from here. It was larger than a book. A box Talento or di a small immaginazione, che chest, cosa? perhaps. Va bene, c'era un bauletto, ok. Bello, gliel'avevano fregato. Forse volevano prendersi il bauletto. Può essere. Hammerfest. Hammerfest. Era Dundee. It's a whaling map. una mappa per la caccia alla balena. Ok, sembra in character. The ship's logs of the Sea Unicorn for the years 1878 to 1884. Peter Carey was her captain. The ship's Oggetto logs of the rilevante. Sea E che Unicorn cosa for posso the fare? years 1878 to 1884. Sì, sì, ho capito, ho capito. Non posso fare qualcosa. Tab. C'è una polvere. Cosa è grande di un libro. I registri della nave sono impiantati sullo scaffale. Vabbè. C'è molto che possiamo fare. Il baule. Cosa c'è nel baule? Stivali. Peter Yeah. Carey's boots. They look to be a size 8. Ah, possiamo vedere se sono della stessa misura delle impronte, ma non credo abbia molto senso. Cos'altro c'è?
Alcol, spiriti. Old Strumenti di navigation navigazione. instruments, nothing interesting. Ok. Griglia per Harpoons arpioni. for hunting whales. Sì, per la caccia alla balena o per morirci lui, evidentemente. Cosa c'è sul tavolo? Bicchieri Someone sporchi. drank from this glass recently. 2 bicchieri però, quindi forse l'aveva invitato dentro l'assassino. Rum, Bottiglia. a sailor's drink. It seemed that Captain Carey was enjoying a drink before he met his death. Ho preso 2 bicchieri. Porta tabacco. Porta tabacco. P. E. The initials PC. PC have been crudely burned. A sailor's work. C'è tabacco dentro? Sì. This aroma is familiar, but to recognize it, I must construct my associations in one picture. What? Cosa devo fare? Ruota e muovi gli elementi per fare una immagine. Ah. Ma posso muoverli? Cosa? C'è una pipa e una foglia. Li posso muovere, ma il resto non lo posso muovere. Quindi devo trovare una posizione. Sono molto perplesso. Ma perdonami, lo posso fare. Eh? Allora, questi li dovrò connettere. Mi sembra tutto un po' sconnesso, ma come. Sono un po' confuso da come dovrei sistemare la situazione. Mi lascia alquanto perplesso questo gameplay. Cosa vuole da me? La posso spostare solo all'insù? Sì, non me la fa. Cioè, solo di lato. Non me la fa spostare all'insù. Eh. Ma foglia di tabacco. E ti direi che va qui. Però non ha molto senso che vada lì. Ah, forse. Sì, ma il resto non lo posso spostare. Solo se è una pipa. Mettiamo qui in mezzo. Non sto capendo, eh. Ma devo cambiare la prospettiva, immagino, per vedere l'immagine, no? Scusa, devo costruire un'immagine con tutti i pezzetti o no? Sono molto confuso, molto. Che diavolo vuole da me? Se questo va in mezzo qui. Se questo va qui così. Che mi sembra sensato che questo si agganci qui.
più o meno. Sembra che sia proprio il posto suo. Sì. Non riesco a farlo combaciare, ma la foglia invece andrà da qualche parte. Di qua. Non ha molto senso perché è la parte finale della barca, la foglia. Chiaramente. Di così. Ok. Tipo così. Ci siamo quasi. Cerchiamo di dare un po' un senso alle righe che dovrebbero combaciare, ma non lo fanno. E poi dai, così va bene. Dai, onesto. Così è abbastanza onesto. Così. Dai. Su. Dai. Ok. Yes. L'abbiamo fatto. This is a coarse tobacco, quite strong and very popular among Tutto questo per dire sailors. che era tabacco scadente dei marinai. Va bene. Vabbè. Questo cos'è? No, volevo prima vedere questo. So che c'è un morto infilato, ma... The Sea Unicorn. She was the ship that Peter Carey commanded. Ok. Possiamo esaminare lui adesso. Il viso. This man is in his 50s, yet he still looks quite strong. Vabbè, un vecchio marinaio ci sta. The weapon fully penetrated the body. The force of the blow was immense. Sì. Ok, per trafiggerlo completamente. I Peter Carey vestiti. was fully dressed. He was not caught by surprise. No, It no. is possible that he knew his murderer. No, no, ci stava bevendo insieme, in realtà. Da quello che abbiamo capito. Cos'altro è? Puzza di sangue, ok. No. Puzza di sangue. C'è un taccuino. JHN are probably the initials of the owner of this notebook. Ok. E si può sfogliare? Non possiamo sfogliarlo. No. Sporco di sangue, vabbè. The pattern of the blood stain indicates that the notebook was not lying on the floor prior to the crime, but it was dropped into the pool of blood after the death of Peter Carey. Ok, quindi o c'è caduto o ce l'hanno buttato addirittura. Ci sono dei codici. These abbreviations mean something, but what? Abbreviazioni con codici. Ce lo siamo inguattato proprio senza pudore. Mi pare giusto. Cos'è B? Cos'è sta cosa? B. Cosa ha fatto? Trova una coppia di indizi collegati che porteranno a una deduzione. Nessun giardiniere, tentativi di scassinamento. Taccuino. Non ho capito come li dovrei collegare. Degraffi intorno alla serratura. Ma non mi viene da collegare nulla qui. Tentativi di scassinamento insieme a taccuino di pelle. Ah, può essere che volevano recuperare il taccuino. Cos'è questo? Incarico, organizza un'imboscata. Questa notte bisogna organizzare un'imboscata per verificare se si ripeterà il tentativo di irruzione. Ok. Someone was here yesterday. They attempted to force the door to gain entry. Organizza un'imboscata.
Insieme alle strade. Va bene, lo faremo. Cos'è questo? Vabbè. Sì, non è particolare interesse per me. Il coltello. Organizza un'imboscata, sì, ho capito, fammi finire di vedere. This blood is from the pool underneath the dead body. Sì, quindi? This wooden handle is plain and solid. Peter Carey tried to defend himself with this Va knife, bene, ci sta. but he did not succeed. Contro l'arpione, ha vinto l'arpione. Sa che abbiamo visto tutto. Ah, Peter l'arpione. Carey was impaled to the wall by a whaling harpoon. Sì, è il punto cruciale della cosa. Ok, allora possiamo organizzare questa imboscata. Well, Mr. Holmes, what do you think? I think that we are lucky. And why is that? Questi primi Because of piani di last night's Holmes. attempted break-in. You've lost Ma me. come l'hai detto tu che hanno It forzato la is porta? very probable that whoever came here hoped to find the door open. They tried to force it with a knife blade, but they failed. What will they do? Why, return tonight, when they will be better prepared. Aha. So what do you propose? Che smart. We shall remain on the outside, near the window, where we stand the best chance of catching sight of our visitor. Well, gentlemen, ready your pistols. We have a long night ahead of us. Vabbè. Che devo fare? Usalo, usalo. Questo cos'è? Personaggi, ok. Niente di importante. Lo usiamo con le impronte. Devo trascinare in giù. No, sono più These piccoli. boots don't match the footprints. Eh sì. Cosa devo fare adesso? Sì, ma era abbastanza chiaro. Organizza un'imboscata. Organizziamo questa imboscata. Con chi ne devo parlare? We need to find a good place for an ambush. Perhaps behind Carey's cabin, near the window. Qui dietro. This looks like the perfect hiding place. Perfetto, proprio davanti alla finestra così. Vabbè, vediamo che succede stanotte. Il mistero si infittisce, ma non più di tanto in realtà. Non più di tanto. Ah, continua. Vediamo chi è che ha provato ad entrare nella capanna di Peter Carey. Ma noi stiamo tutti dietro così. Risulta che ti vedo, sa? Chi è? Chi è? Shh. Did you hear that? Sta facendo con la porta. Stavolta l'ho aperta. Bravissimo. Attenzione. There's someone there. I'm gonna collar him. I'll be right behind you. Police! Hold it right there! Cosa devo fare? Beh, andiamo a parlare con sto tipo. Va tranquillo, va tranquillo. Mr. Holmes, Sì? Mr. Holmes? Salve? Eccoci. Allora, all che sta a right, my fa? fine fellow. Who are you and what are you doing? Che stai a fa? You're detectives, I suppose. You imagine that I'm connected with the death of Captain Carey. I assure you I'm innocent. Super Innocent? tranquillo. And what are you doing in his cabin? Shall I tell you? You came to retrieve what you had lost after killing Peter Carey, but we were here waiting for you. What is your name?
John Hopley Nelligan, but I... Ok, il taccuino I era il didn't- suo. Do you deny that you came here yesterday? No, but I... Yes, it's just that I couldn't... I'm tired of this. Off we go to the yard. Tomorrow, Le mani tutte I'll see rovinate. that you're put in front of the judge. What? But you can't! I'm not... It's a terrible mistake! Enough. You can explain all of that to the judge. You're coming with me to the yard. But... In light of recent events, it seems evident that your coming here was unnecessary. All the same, I'm very Ma come? grateful to you, Mr. Ho deciso io che dovevamo fare You l'imboscata. are welcome, Inspector. But please don't be too hard on our young fellow. I would like to question him tomorrow morning. Ma adesso non lo possiamo... Possiamo fare le domande, vero? Tab. Andiamo a premere tab. Ah, possiamo andare a Scotland Yard. Bello. Siamo già a Scotland Yard. Interroga, esamina gli effetti personali. Ok. Salve, salve. Mr. Holmes? Buongiorno. Salve. Come va, come va? Che si dice di bello? Tutto a posto, signori? Com'è la mattinata a Scotland Yard? Oh, Good morning, Mr. Holmes. Can I help you? Good morning, Constable. I would like to speak to the fellow who was arrested at Woodman's Lee last night. Ah, the young man. He's waiting in the interrogation room. You can go straight through. His belongings are held in the evidence room. Thank you. let's go. Salve. Mr. Holmes? Questa è la stanza. Sì. Dove li ha messi? Qui su. These are the suspect's belongings. The Taccuino. notebook that we found on Peter Carey's cabin floor. Richiede un oggetto. These abbreviations mean something. But what? Vabbè. Anello. Cosa c'è scritto? From Dawson to my friend and partner. To my friend? From R. Dawson. And partner, 1883. Dawson. I've seen this name before. Perhaps my archive holds the answer. Ok, quindi dobbiamo rivederci anche gli archivi a casa. A handkerchief with the initials J.H. C'aveva pure il fazzoletto con le iniziali, bello. Non solo il taccuino. A pocket knife. It was used to force the door of Peter Carey's cabin. Va bene. Gli archivi ce li abbiamo a casa. Non so se dobbiamo... Vabbè, noi... Se ci conviene tornare a casa per capire chi è Dawson. Cerca in archivio. Allora andiamo a cercare l'archivio e poi torniamo, scusami. Mi pare mossa migliore, no? Se ci abbiamo un'informazione in più. Vediamo. Allora. Gli archivi erano questi, giusto? Cerca Dawson. E... non lo so. Quotidiani. Apertura della prima ferrovia elettrica. L'atto di bancarotta del 1883. La bancarotta di Dawson e Nelligan. Bancarotta del fondo di investimenti Dawson e Nelligan. Nelligan scomparso. Ok. 23esima banca più grande della Gran Bretagna. Seconda maggiore bancarotta mai registrata. Ok. Here it is. Va Now bene. I begin to understand that young man's story, but I am still unclear as to what connects him with the murder. It is time to ask him. Quindi erano
era il socio di questo Dawson e sono tutti e due andati in bancarotta. Ho capito. E credo che questo Nelligan abbia fatto il viaggio per catturare la balena insieme al defunto. Ok, allora ci dobbiamo andare ad intervistarlo adesso. Let's go. Dov'è? Staff room. Questa? No, questo è l'obitorio. Che cosa c'è all'obitorio? Niente adesso. Bello l'obitorio. Adesso è vuoto. Vabbè, ci torneremo dopo. Non mancherà occasione. Ok. Locked. Come locked? Locked. Ah, non è lì? Non è lì. Salve? Mr. Holmes? Chi è? Sta buono tu, eh? Ma sono tornato indietro. What? Eccoci. John Nelligan. Non so chi sia adesso. Che inquadratura storta. Taccuino. Does this notebook belong to you? Ma sì, ma sì. Yes. But where did you find it? I did not know. I thought I'd lost it at the hotel. Ma non è vero mai. What do these abbreviations Non è mean? vero mai. Oh, no. Lo stavo andando I a beg you, I riprendere. can't. If I told you, it would only make things worse. But I will find out eventually, Mr. Nelligan. E poi so cazzi tuoi. Quello The d'oro. police seized this valuable ring from you. Whose is it? I didn't steal it from anyone. It has always belonged to me. Sempre stato mio. Incisione nell'anello. Porta tabacco. Profilo della vittima. Coltello affilato. Vabbè, incisione nell'anello. The ring's date of engraving is many years ago. You would have been a child then, hardly in any position to Era receive del such an padre. item from O di, a non lo so, partner. di un parente. Nonno. Quello che ti pare. I have heard the story of Dawson and Nelligan, the West Country bankers. Yes. Joshua padre. Nelligan was my father. I am aware that it had a bad ending. When the bank failed, it ruined half the families of Cornwall, whereupon Joshua Nelligan disappeared. My father was under extraordinary pressure. Dawson had retired. I was only 10 years of age at the time, but it was still old enough to feel the shame that befell our family. My father was convinced that he Okay. could pay off all his debts if the creditors gave him time. He set sail for Hammerfest in Norway in his small yacht, just a few days before an arrest warrant Era was issued. partito con He left my mother a Carrie. list of the securities he was taking. No word was ever heard from him again. We believe that his vessel went down, taking with it everyone and everything on board. Thank you for the story, Mr. Nelligan. At last, we are making some progress. E coltello da marinaio, che forse era del padre a questo punto. The sea knife was found near Carey's body. Tell me, Mr. Nelligan, did Mr. Carey Ah, no, try to quello defend himself or to Carey. attack you with it? Ok. I don't know. I didn't kill anyone. Basta? No. Diamo un'occhiata. Cappello. Bello, cappello. Logoro. Toppa. Ma c'è dei vestiti un po' così, un po'. Però il tessuto è costoso. Vabbè, c'ha ora sto vestito, l'avrà tenuto. È una bella giacca, è un bel tweed. Maniche corte, quindi non è la sua.
Calli. Cicatrici. Brutte mani, signore, si tenga un po' più curato. Manca qualcosa. Collo sottile. Ok, questo è il collo sottile, è stato un po' strano. So, Mr. Nelligan, who is the true owner of the ring? È il padre, The no? ring is mine. Ma perché ci stanno i quick time event? Profilo della vittima. Giacca del padre. Incisione dell'anello. Ti direi giacca del padre, ma non credo abbia molto senso. No, Mr. Nelligan. I believe that the ring had belonged to your father. Oh, but how do you know? The jacket you are wearing is made of an expensive fabric that only a man of exceptional wealth could afford. You do not seem to me to be a rich man, Mr. Nelligan. Furthermore, the garment is ill-fitting. It is quite clear that it belonged to someone else. Most probably Sì, your sì, father. sono d'accordo. With your father gone and taking with him the family's wealth, as a little boy you had to find yourself a manual job, and it was most probably cleaning fish. You cut your hands often while working. I can tell from Non the c'era scars. scritto nell'anello che era del padre. I'm Non speechless, Mr. Holmes. It all happened exactly as you say. serviva molta deduzione. Interesting. Joshua Nelligan and Peter Carey were both at sea in Norway. Guarda le There is falene. definitely some connection between Peter Carey and Joshua Nelligan's disappearance. Sì, sì. Facciamo questi collegamenti, vai. Allora. Attaccata alla parete, il taccuino di Nelligan. Non saprei cosa collegare di questi, sinceramente. Attaccato alla parete. Tentativi di scassinamento, vabbè. Che ho provato a dire questo. I tentativi di intrusione erano finalizzati a recuperare il taccuino. Sì, sì, ma questo era chiaro da prima. Dovevo solo fare questo. Recupero del taccuino. Sì. Space. Attaccato alla parete. Gesto rapido. Cosa ha collegato qui? Dobbiamo scoprire se un uomo non particolarmente capace addestrato è in grado di usare un arpione abbastanza bene da trafiggere completamente un corpo. I Giusto. need to stage a reconstruction. I am sure that Watson would be happy to Oh, oblige. finalmente Watson entra nella storia. E che cavolo, e su, e dai. E che devo fare? Watson sarà felice di aiutarmi con i preparativi per un esperimento di lancio all'arpione. Oh sì, oh sì. E lui, vabbè, il profilo ce l'abbiamo. What am I doing here? I've done nothing wrong. Stai qui che ti fa bene. Let's go. Mr. Holmes? Credo di poter andare direttamente a casa. Watson ci aiuterà. Apri deduzioni. Ma le ho... non credo di averne altre. Attaccata alla parete, tentativi di scassinamento, nessun giardiniere. Ma se tipo le metto insieme non ha senso. Quindi posso anche andare a caso. Ho capito. Che tristezza. Vabbè. Ok. Andiamo.
Adesso dobbiamo trafiggere qualcuno con un arpione per capire se si può. Ma c'è il cagnolone. Sì. Brave Toby, the best nose in the British Empire. Vediamo. Vediamo ancora se c'è la signorina. Oh sì. Allora, Watson, dammi una mano, ti devo arpionare. A spot of whaling, Watson. Would you care to take part? Are you serious? Certo. No, but we do need to clarify what happened on the night of Black Peter's murder. A reenactment, then? Is something bothering you? The sailor's knife, Watson. Why was it on the floor? Peter Carey attempted to defend himself? It is possible, but if that is the case, then it alters many things. I don't quite follow you. Tell me, my friend, what is the animal closest to man, morphologically, I mean? Ah, I see what you're getting at, Holmes. You asked me that once before. On the Ripper case, I believe. Do you want to slit some more pigs' throats? No. No. Thank goodness for that. I wish to impale one with a harpoon. Ecco fatto. Wonderful. Watson, let us pay a visit to our butcher friend in Whitechapel. We require the carcass of a well-fed pig. And the harpoon? One of the harpoons on the wall of Black Peter's cabin should do quite nicely. Ok, qui dobbiamo recuperare il maiale e l'arpione. E... Registro tra la nave dell'83. Ma non... dove lo prendo? Ho preparato tutto tranne l'arpione. Vabbè. Ma c'ho altre cose negli archivi? My archive. I can No. always consult with it if needed. E allora andiamo a prendere l'arpione. Ah, devo andare anche in macelleria. Vabbè, andiamo prima a prendere l'arpione. Non credo mi serva a fare deduzioni per ora. Signora, come sta? Va tutto bene? Non è stata per niente traumatizzata da un arpione infilato in suo marito, no? No. Peter era un fumatore? Is this your husband's tobacco pouch? I'm not sure. It might be, but he hadn't smoked in a very long time. Quindi non era il suo, probabilmente. Your husband's private papers. Do you know where they are? There was a small tin box, barely larger than a book. He kept his papers there. Quelle si sono Should be fregati. somewhere in his cabin. Thank you, madam. Thank you, madam. Who could do such a thing? Ma sì, signora, che ci dobbiamo fare? Cercheremo di capire. Perché abbiamo capito che questa roba qui era quella scatola di latta lì che manca. Con gli oggetti. 1883. That's the one I need. This Ok. is the crew list of the Sea Unicorn. Lista dell'equipaggio. Peter Carey capitano. Mi serve di trovare il padre, no? Allison, Joy Lancaster, Kynes, Covent Rowland, Walker, York, Lang. Log June. notes for June. Nothing unusual. Aspetta, ma quindi non This c'era. is the crew list of the Sea Unicorn. Non c'era Log nell'equipaggio. notes for June. Nothing unusual. C'era Brezza, vento moderato, niente balene. Una baleniera. Log notes for July. Nothing Niente. special. Appartamento tutto il giorno. York si è ammalato, poverino. Agosto. Log notes for August. These pages have been torn away. Ah. E c'è. Log notes for August. These pages have been torn away. C'è che cos'è Canadian questo? Pacific Railway, CPR. A torn piece from a bond certificate. I have Ah, seen this ok. abbreviation somewhere very recently.
There are three ways of discovering what happened in August of 1883 aboard the Sea Unicorn. The Primi first due two of prevedono di these interrogare un will morto. require speaking with a dead man. The last would be to locate vital witnesses, the sailors involved in this whale hunt campaign. Ok, ok. Ci proveremo. Usalo. Con cosa lo uso? Beh, immagino che lo potrò usare con qualcosa a un certo punto. Wiggins potrebbe aiutarmi a trovare l'equipaggio del Sea Unicorn. Va bene. Intanto prendiamo l'arpione, va. That should do it. Now I am ready for the experiment. Poi non andiamo anche a Whitechapel, però, scusami. Allora, qui ho visto tutto. Ops. Qui invece andiamo a Whitechapel. È un po' più chiuso questo gioco di Holmes rispetto agli altri, per ora. Ci sono più... Oh, vedi, qui siamo letteralmente nella macelleria. Ah, ok, qui facciamo un esperimento. Vabbè, facciamolo, visto che siamo qui. Ma che situazione incredibile, Watson. Well, here we are in the preparation room. I can't say that I like the smell of it much. Vabbè, What do you intend to do? voglio To indulge myself in a infilzare... little experiment. The challenge of lancing a pig's carcass with a heavy harpoon. A little experiment? Si deve Stand fare. aside, Watson. This might be dangerous. È lavoro. I am not well practiced in this exercise yet. Holmes, Faccio io. you should aim for the mark in order to perform the most reliable test. Sì, sì. Trattieni il respiro. Perché devo trattenere il respiro? Devo rilasciarlo, ok? Ah, ok, è a tempo. Ah no, devo ricliccare. Holmes, you should try to aim better and throw as hard as you can. Non ho capito. Non andava bene? Vabbè, ma l'ho preso quasi giusto. Ok. No? Ma l'ho infilzato da parte a parte. Ma che cosa... Ah, sta capendo se lo può fare. Con un po' di allenamento. Ah, ok. This is the best possible result that I could get. Do you see, Watson? Throwing a harpoon and pinning a man to a wall requires either exceptional strength and training or diabolical luck. Ma non ci ha messo tanto lui, If it però. was luck, then it was a chance in 1,000 that night. Well, yes. Let us leave now. Quindi... Right? But before we go, I suppose I'll have to pay for all these carcasses you've happily mangled. Very well, but please hurry. Of course. Quindi è stato un marinaio. Che aveva esperienza già con l'arpione. Chiaro, chiaro. Torniamo a Baker Street. Al 221 di Baker Street. E devo Something parlare new, con... Watson. I have the list of sailors who were aboard the Sea Unicorn. We shall soon learn what happened to Nelligan's father. I have only to find them. Let us hope they are still working at the harbour. I think that if you pretend you're from Scotland Yard... I doubt it, Watson. And really, I would prefer that all of this remains quiet for now. But I have another solution. I'll call in the specialist. And who might they be? The secret police division of Baker I Street. ragazzini. Ok. Ah, you mean young Wiggins and his gang? Yes. Believe me, you'll receive more useful assistance from these little urchins than from a dozen yard detectives. Those children are everywhere. They see and hear everything, and they are cunning.
All they lack is organization. I'll summon them. How will you do that? There is always a watch beneath our window. I have only to call him. Ok. Sei contento, Watson? I need Wiggins. Is he anywhere nearby? He's right across the street. You can give him a sign from the window. Oi, Wiggins. Oi, oi. Wiggins, could you come upstairs, please? Subito. At your service, Mr. Holmes. Wiggins, I need you to track down certain people for me. I'll give you a list. You can read, can't you? Big Oliver from our gang. He can, because his father is the coachman of a famous lawyer. Va bene. Fascinating. Here is the list of sailors. Sailors? Easy. Just gotta look where the rum and the red lights are. A posto. Sorry to trouble you, Mr. Holmes, but the inspector asks that you come to the station as soon as possible. Ok, Thank you. I'll be there shortly. provvederemo. Anche perché non ho molto altro da fare adesso. Ma sì, andiamo lì. Ho qualcosa da aggiungere? Peter Carey non fumava. Scatola di latta mancante, attaccata alla parete. Forza necessaria. Forza necessaria. Attaccata alla parete. C'è una forza molto superiore alla media. Oppure una certa abilità. O 2 uomini. O un lancio fortunato. Ma no, ma no. Chiaramente qualcuno che sapeva. No? Cosa devo fare? Devo cliccare una delle due? No, va bene. No, no, no. Ma lancio fortunato che vuol dire? Ma è stato qualcuno che aveva un'abilità? Allora lascio questa per ora, ma non sto capendo. Vabbè, capiremo dopo. Altri indizi. Scatola di latte mancante. Perché non fumava? Doesn't make much sense, ok, no. Siamo a posto così per ora. Le strade. Mr. Holmes? Salve. Mr. Holmes, I'm glad to see you. As always. What happened? We have a new suspect, Liam Hurtley. I'm thinking that this case will be resolved very quickly now. Ma chi è? Ma questo? Interesting. Pray tell. Well, the constable that I left at Woodman's Lee noticed a suspicious individual prowling around during the night. Do you have him here? Yes, he refuses to speak with us, but we'll make him talk. Ok. Let us hope so. Ah, yes, and one more thing. The constable told me that at the time of his arrest, the fellow was writing a letter. Do you have it? Of course. It's in the evidence room, at your disposal. Admit that for once, Mr. Holmes, Scotland Yard is a step ahead of you, eh? Sì, sì, bravi, bravi. Breathtaking. Vediamo. Anche perché chi è questo? These are the suspect's belongings. Sì, ok, no, non è qui. È qui. These are the suspect's belongings. Ho le scarpe. Le prendo. Liam Hurtley's old boots. Dove They're a penso? size 9.5. Quindi era quella. Erano le impronte. Questa è la sacca. A La pen. penna. Nothing unusual about it. E la lettera. The stains are fresh. They can be removed with the proper chemicals. Ok, quindi andiamo a fare queste cose. 1 e 2. Allora andiamo prima qui.
La scena del crimine. E vediamo le impronte. Sì, lo fai trascinare per favore. Dai, sono These giuste. boots match the footprints exactly. Sì. Questa è una cosa in più. La signora non credo che abbia nuovi dialoghi. Non penso. Who could do such a thing? No? My poor husband. Allora, B. Cosa abbiamo? Le impronte di Hartley. Peter non fumava, nessun giardiniere. Cosa abbiamo qui? Presenza inspiegata. Gli stivali di Liam Hartley coincidono con le orme. Sì, dimostrando la sua presenza. Ah, dici che lui è il giardiniere, ok. Scusami, qui che cosa c'ho? Ah, no, rimane chiuso, ok. Va bene. Forse possiamo chiedere alla signora? Who could do such a thing? My poor husband. No. Ok, allora ritorniamo a dialogo. Sì, torniamo a Baker Street. Cos'è questo? Ah sì, non so come usarlo. Oh, torniamo a Baker Street per vedere la lettera. Credo di avere altre deduzioni da fare. Oh, no. No, 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 no. Ok. Allora, Watson, ancora stai a bere il A tè. new suspect, but this one refuses to talk. This case is more interesting than I first imagined. Copriamo la lettera. I need to prepare a chemical agent that is capable of removing fresh ink. For this purpose, the chemicals from the flasks should be combined in a certain order to perform a chain reaction. First condition, all 7 reagents should be Ok, devo usarli used. tutti e 7. Second condition, orange reagent should be the third one in the sequence after the blue reagent. Third condition, colorless reagent should be added after the orange reagent. No, aspetta, non ho capito. Allora, sono in 3. Devo metterne uno in colore dopo quello arancione. E deve essere First condition, all 7 tutti e reagents 7, should sì. be used. Il secondo? Second condition, orange reagent should be the third one Il in the terzo sequence dopo quello after blu. the blue reagent. Third condition, colorless reagent should be added after the orange reagent. Iniziamo col blu. Poi facciamo verde. E poi facciamo in colore. Poi arancione. Non ho capito se deve essere subito o dopo quello. No, è sicuramente sbagliata così. No, something isn't right. I need to start the reaction from the beginning again. Sì.
Sì, come si ricomincia? Così. Ah, deve essere blu, 1-1, to. Quindi blu, blu. Verde. Incolore. Arancione incolore. Di nuovo incolore. E blu. E arancione. Non credo. No, something isn't right. I need to start the reaction from the beginning again. Allora, prima avevo fatto giusto. Adesso ho fatto tutto sbagliato perché non ho messo l'arancione. Dopo 2 il blu. First condition. All 7 second condition. Orange reagent should be the third one in the sequence after the blue reagent. Third condition. Dopo il blu deve essere il terzo dopo il blu. Ok. La terza deve essere Third condition. un agente in colore dopo quell'arancione. Ok. Quindi posso fare blu, incolore, verde arancione, blu. No, dopo l'arancione devo fare incolore. Posso fare blu blu. Blu blu. Così ce li siamo levati. Poi faccio verde, in colore arancione, No, something isn't right. I need to start the reaction from the beginning again. perché ho fatto blu blu, perché mi ha contato 2 volte il blu, ok. Se faccio arancione, incolore, blu, e verde. No, però non si può fare così. Arancione, incolore, No, something isn't right. I need to start the reaction from the beginning perché ho sbagliato? again. Non ho capito quella che ho sbagliato. Ah sì, faccio arancione incolore. Poi faccio blu. Arancione incolore blu. E poi faccio incolore. No, scusa, blu. Perché arancione incolore blu. Verde. No, in colore arancione non si può fare.
Possiamo mettere arancione all'inizio. Però devo mettere forse in colore dopo arancione. Puoi iniziare col verde, non ha senso. Blu. Possiamo usare tutti e due blu all'inizio. Però poi non ne ho abbastanza perché faccio due blu e poi ho verde, colore in colore arancione. No, non si può fare. Non si può fare così. Ricominciamo. Posso partire da un arancione, vediamo. Poi in colore. Arancione in colore è giusto. Poi c'è un blu in più. Che blu. Devo usarli tutti e 7. Verde. Che blu mi ricomincia. Un colore può andare, però dopo arancione ci devo mettere il blu. Quindi non va. Mi dà errore quello sotto adesso. Quello sbarra sotto. No, something isn't right. I need to start the reaction from the beginning. Poi da dove posso cominciare allora? Perché dal verde è inutile. È inutile iniziare dal verde. Se ne metto due blu, poi devo mettere verde in colore. Quindi secondo me col blu ci devo finire. Col blu ci devo finire. Quindi il blu, un blu lo mettiamo alla fine. Per forza. Se faccio io arancione in colore. Arancione in colore blu. E poi però devo farne 3. E il terzo deve essere arancione, verde arancione in colore non si può fare. Oh, ma che cavolo, non può essere così difficile. È il primo. I need to prepare a chemical. Sì, sì. Allora, in colore. Non posso iniziare con incolore, o potrei iniziare con incolore e finire con arancione. Non mi conviene però. In colore blu. Verde. No, non conviene. Mettiamo il blu per primo. Poi dobbiamo per forza fare verde in colore arancione. Se lo metto un altro blu. Doppio blu. Ah no, però potrei. Boh, è indifferente in realtà. Ora metto l'arancione. Ma è sbagliato. No, something isn't right. I need to start the reaction from the beginning. È difficilissimo. Non pensavo fosse così complicato. Anche perché è il primo di questo tipo che faccio. Ho preso
poi soprattutto non si capisce molto bene dalle istruzioni. Allora, te le faccio leggere. First condition. All 7 Tutti e reagents 7 should reagenti be devono used. essere usati. Second condition. Orange reagent should be the third one in the sequence after the blue reagent. Third condition. Colorless reagent should be added after the orange reagent. Quindi. Posso iniziare con l'incolore, però è uno spreco. Allora, col blu, con questo blu ci vorrei finire, però poi ho 2 arancioni. Perché se metto il blu all'inizio, poi devo per forza mettere verde in colore arancione, in colore, poi c'è un arancione in più. Quindi iniziamo con l'arancione. Poi l'incolore perché per forza va quello. Poi il blu. Poi di nuovo il blu. Poi il verde. Poi l'arancione. E poi in colore, così. No, something isn't right. I need to start the reaction from the beginning again. Ah, quello non era corretto perché ho fatto blu e non andava bene. Ok, va bene. Oppure perché ho messo l'arancione all'inizio. Forse ho messo l'arancione all'inizio. Allora, proviamo a fare blu. Vediamo che succede. Blu. Verde. Arancione. In colore. No, something isn't right. I need to start the reaction from the beginning again. Perché ho fatto blu, verde, arancione. Quindi ok, il blu ricomincia il ciclo. Allora con un blu devo finirci per forza, che altrimenti non ci si riesce. Quindi un blu deve essere l'ultimo. Il blu deve essere l'ultimo. Prima del blu, arancione in colore. Arancione in colore prima del blu. Però se il blu è l'ultimo. Blu alla fine. Verde. No, non è inutile il verde. Se io metto in colore arancione. Poi questa doveva essere per forza verde. Non possiamo partire così, arancione. Blu.
No, Ah, something no, non isn't right. posso mettere... I need to start the reaction from the beginning again. Devo mettere forza in colore dopo l'arancione. Oh no. Allora facciamo che l'arancione è l'ultima. Ma se l'arancione è l'ultima, il blu deve stare qui. E in mezzo ci può stare solo verde e incolore. Ok, blu, verde, incolore, arancione. Ok. Ma non... blu. Incolore. Incolore. Arancione. Incolore. Blu. Ah no, ma c'è un blu in più. Se me lo contano. Mi conta sbagliato quello sopra. No, something isn't right. I need to start the reaction from the beginning again. Anche quello sotto mi ha contato sbagliato, perché? Devo per forza mettere arancione in colore. Ma si può risolvere questa cosa? Io sono in grossa difficoltà. Mi sembrano un po' troppi per risolverlo. Blu. Verde. Incolore. Arancione. Incolore. Va, è finita, non si può più fare niente. Blu. E arancione. No, something isn't right. I need to start the reaction from... Allora, l'arancione non può essere l'ultimo, tra l'altro. Perché me lo conta sbagliato, anche se è l'ultimo. Ok, quindi il penultimo deve essere blu. O il terzultimo deve essere blu. Blu. Qualcosa qualcosa. Ma gli arancioni devo usarli prima, ma come caspiterina faccio? Allora, se io metto per primo l'arancione, che succede? Arancione in colore. Blu. Verde. Non si può fare perché arancione in colore. No, something isn't right. I need to start the reaction from the beginning again.
distrutta questo enigma. O non sto capendo le istruzioni. First condition. All second condition. Orange reagent should be the third one in the sequence after the blue reagent. Third condition. Colorless reagent should be added after the orange reagent. Si possono mischiare i reagenti? No, beh, sarebbe da infami. Non sono sicuro si possa risolvere con queste indicazioni, questo enigma. Vabbè, ma è chiaramente sbagliato adesso. No, something isn't right. I need to start the reaction from the beginning again. Ho quasi tentato di saltarla questa cavolata, no? Allora. First condition. Second condition. Orange reagent should be the third one in the sequence after the blue reagent. Third condition. Colorless reagent should be added after the orange reagent. Posso iniziare col verde. Verde e blu. Verde. Blu blu. Meno che verde, blu. Dipende se questo blu me lo conta come altro blu o no. Cioè, così cosa c'è di sbagliato? Done. Ah, niente. Now I can Adesso è proceed giusto. further. Ok. Let us see if the content of this letter sheds a little light upon the mystery. Oh sì, puliamo tutto, sì. Ho fatto come mi hai chiesto, li ho nascosti bene, ma ti prego di ripensare. Sta laggiù e... Ricorda la nostra promessa, non ho fatto niente di disonorevole per cui io. I did as you asked and hid them well. Interesting. How would Hurtley react to this? Pronti. Abbiamo due dialoghi, questo lo dobbiamo usare non so come. Andiamo a interrogare il tipo. A Scotland Yard si vola.
Let's go. At your service, Mr. Holmes. Grazie. Allora, dobbiamo parlare con questo tal Hartley. Ma non sta qui? Ma come? Dove sta? Qui? Please escort this suspect for interrogation. Allow me to introduce myself. My name is Sherlock Holmes. I would like to ask you a few questions. I've already told the police that I've nothing to say. And you're not even part of the police. Precisely. And considering your situation, it might be wise to speak with someone who is, shall we say, rather more neutral. You are a suspect in a murder case. I know. Inspector Lestrade told me. It's ridiculous. Could you at least tell me who you are, and exactly what happened that you should be brought here? My name is Liam Hurtley. That I can tell you. But you're not getting any more than that. Well, we shall see. Woodman's Lee. Tell me, Mr. Hurtley, what were you doing at Woodman's Lee? Che stavo facendo? Woodman's Lee? I've never been there. E invece? Ah. The second pair of boots that you had with you when you were arrested perfectly match the footprints found near the cabin where Peter Carey was murdered. Pensa un po'. Footprints? That's your proof? How many men have boots like mine? That doesn't make me a murderer. So tell me, Mr. Hurtley, what did you hide? Hide? What are you talking about? Parlo della lettera. I did as you asked and hid them well. Should I continue? My letter? But the ink? That's impossible. A touch of chemistry, nothing special. Well, you're a smart one. But it's nothing. If you want to know, I was referring to my tools. It was to do with my work, see? I will check that, Mr. Hurtley. Ok, spezzoniamo il suo orecchio. Ok, non c'è molto qui da vedere. È un brutto uomo. C'è una cicatrice incredibile. Ah, vecchia cicatrice. Fazzoletto. Con la cinciarella. Ma si dice cinciarella? Io non ho mai sentito cinciarella. Resti di piante. Ah, è sporco anche sotto. Ho visto, sa? Perdonami, ma l'ho visto che era sporco, eh? Musto da giardiniere. Qui sotto, lo vedo? Tutto sporco. Mani da giardiniere, ma che vuol dire mani da giardiniere? Va bene. Now that your presence at Woodman's Lee has been proven, would you care to explain it? I don't remember. What would I be doing there anyway? Il giardiniere. Because you are the gardener at Woodman's Lee. I'm not. How did you... Beh, non era I così observe your sorprendente. hands. They told me that you work with the earth. Small fragments of plants snagged to your trousers indicate that you were mowing very recently. But the most obvious clue presented itself in the bird embroidered on your handkerchief. A crested tit, if I'm not mistaken. All right, you got me. Yes, I am a gardener, and I went there to get my tools. That's all for now. Beh, non ha molto Hurtley's senso. stories are false leads. Sì. But now I know one thing for certain. I must examine the site where the garden tools are kept at Woodman's Lee.
E ci andiamo. Posto quello. Questo è il giardiniere. Andiamo lì. Vediamo cosa ci nasconde questo capanno degli attrezzi. E cosa devo... Ah, gli indizi volevo vedere. Non c'è niente di che. Di nuovo. Ok, niente. Eccoci di nuovo. Qual è il capanno degli attrezzi? Perdonami. Quello sopra. Questo. Possiamo parlare con lei, che sta sempre seduta qui dall'inizio. Does the name Liam Hurtley mean anything to you? No, I don't know anyone by that Ma non è name. vero. Ma com'è possibile? Madam, we have information that the valuable stolen papers are hidden amongst the garden tools here at Woodman's Lee. We need to find them. Oh my. Our tools are kept inside the shed that's right behind me. Here is the key to open it. Ok, grazie della collaborazione. Thank you, madam. È stata lei? Beh sì, chiaramente. No, non credo. Let's see what could be hidden here. C'è un po' la vista di falco. Che non ho ancora capito a cosa serva. Ma non c'è letteralmente niente. C'è un pavimento, delle tavole di legno. Tavola instabile. Apri. La piccola casetta, la piccola... piccolo bauletto. Posso aprirlo? Let us see what is in this box. Ruota. Ah, ok. Questo me lo ruota tutto. Questo ruota solo questo intorno. Ah, scambio. Ok, no, li posso ruotare tutti. Oh boy. Ok. Ho preso un bel po' di lettere. Letters in a woman's hand with the Carey family monogram. Che magia. Hurtley and Mrs. Carey were in a relationship. That is interesting. Caro Liam, da quando ci conosciamo sei stato molto buono con me. Sono in grado di descrivere questi sentimenti, ma credo che siano peccaminosi. Ringrazio per le tue attenzioni, ma non posso lasciare l'uomo a cui sono stata legata da Dio. Sì, si dicono tutti così. Allora parliamone con la signora. Vediamo cosa ha da dire a riguardo. Queste relazioni peccaminose. Peccaminose. Madam, I am aware of your affinity with Liam Hurtley.
What are you talking about? Sì, sì, sì. Tutta una finta. La corrispondenza romantica. Mrs. Carey, we found your letters. My letters? I asked Liam to return them to me. I wanted to burn them. Why did Mr. Hurtley put them inside the garden shed? I don't know. I wanted them back, but I couldn't see him, not after what happened. Well, here they are. Oh, this is terrible. Terrible. Liam, how could he? After what he has done. You believe that he killed your husband? No, I do not know. I do not know. Leave me alone, please. Thank you, madam. I wonder if Wiggins has managed to find any sailors. Allora volevo sentire anche la pista dei marinai però, perché sono convinto che la pista sia questa. Questa qua. Confessione di Judith Carey. Judith scoppia a piangere. No, ma non è lui, non è stato lui. Perdonami. Cos'è? Liam Hurtley amava disperatamente Judith Carey e la sua gelosia. Non sono convinto, onestamente, che sia questa lì la soluzione. Sì, ma glielo fornisce, ma non credo sia questa la soluzione, onestamente. Ma l'abbiamo trovata la scatola, non. Vabbè, andiamo avanti. Possiamo andare a. Cosa ci abbiamo da fare adesso? Ah, Wiggins. Esco a Baker Street. Mr. Holmes, we found the sailors from that list you gave us. Well done, Wiggins. Let me see. Grazie. Ciao ciao. Buonanotte. Pattins marinaio, timoniere, ramponiere. Ramponiere è morto una settimana fa. Cosa devo sottolineare? This is interesting. Let us review the other sailors now. Marinaio. This is interesting. Let us review the other sailors now. This man is a harpooner, and his initials are PC, the same initials that were found on the Giusto. tobacco Ho pouch. dimenticato completamente del tabacco. Wiggins, Completamente. could you gather some information on one of the sailors that you found? His name is Patrick Cairns. Poco dopo. We found Patrick Cairns. Velocissimo. Good job, Wiggins. Where is he? He lives in a small furnished dump of a room, but he's always at the Sea Witch pub, where he does arm wrestles for money and drinks. Excellent. Va bene. Here is your reward. 2 guineas. Andiamo a trovarlo. Thank you, sir. B. Patrick Cairns. Sì. Porta tabacco appartiene a Patrick Cairns. Implica la presenza sulla scena del crimine. If I wish to speak to Cairns without alarming him, I had better dress as a sailor. Let's go. Finalmente ci travestiamo. Marinaio, eccoci qua. Non so se dobbiamo anche mascherarci. C'è una capigliatura più adatta al marinaio.
questo cappello così. Così con la barba così. Dai. Now I can approach Cairns and see if he recognizes the pouch. Sì. Andiamo al pub. Eccolo qua. Come lo troviamo questo tipo? Bravissimo. Ah, faceva... giocava a braccio di ferro. Sì. È lui. Hello there. Are you Cairns? What do you want? We've heard all about the gambling on arm wrestling here. You seem like the likely sort, and I'm up for it. I start at 10 shillings. Suits me. Devo fare il braccio di ferro? Segui le espressioni facciali per anticiparne la mossa. Spinta, blocco, fermo. Per pianificare una strategia. Tieni d'occhio la tua energia. Ok. Premi per spingere, tieni premuto per bloccare. Ma non sto capendo le sue espressioni facciali. That's the arm that killed 100 whales. No, no, dai. Care to... No, continuiamo. I'm ready to try again. Fine. If you want me to take all your money, Cerchiamo di capire come no funziona questa problem with cosa. that. Che non ho mica capito. Non capisco così cosa vuol dire, cosa sta facendo. Questo è cattivo e spinge. Ok. No, adesso sta spingendo. Adesso invece vado io. Vabbè, adesso perdiamo perché non sto ben capendo sinceramente. Ma perché devo fare a braccio di ferro con lui? Fammelo vedere prima però, dai. Orecchino d'oro. C'è maglioncino sporco, vestiti a buon mercato. Mani forti. Unghie gialle. E tatuaggio da marinaio. È un tipico marinaio, direi. I'm ready to try again. Fine.
L'energia me ne se ne va subito. Ok. Adesso lo blocchiamo. Adesso posso andare. Ma c'ho pochissima energia. Non posso mai recuperare l'energia. Che pathos. Non c'ho abbastanza energia per portarlo fino a giù. Se riesco a tenerlo qui, a recuperare un po' di energia, forse ce la faccio. Niente, adesso è arrabbiato. Adesso che posso colpirlo, ovviamente non ho energia. Niente. Niente. E devo recuperare energia, ma... basta. Sto andando avanti da 2 ore questo braccio di ferro. Intensissimo. Tienilo, tienilo. Tienilo, tienilo, tienilo. Ah. No. No, devo tenerlo. Ho sempre troppo poca energia. Ma che pizza. E non c'è energia. Ok. Se ce la facciamo, no? Ci siamo quasi. Ah. Peccato, peccato. Aspetta un attimo qui. No, reggilo. Reggilo. Reggilo, reggilo.
dica. Non c'ho mai energia. Tienilo, tienilo. Vai adesso. No. Recuperiamo. E vai ora. No. Tienilo. Vai. No, tienilo ancora. E niente. Vai adesso. Bisogna tenerlo. Niente. Oh, ma lo stavo tenendo. Non mi ha preso il comando. Recuperiamo. Bloccalo. Recuperiamo. No, bloccalo. Se sia umanamente possibile una faccio di ferro così lungo. Mi sono stufato, ragazzi. Sì. Basta, non mi frega niente. Veramente stupido questo minigioco. Non c'era alcuna abilità. Non c'era alcuna abilità in questo minigioco. Non mi interessa. I've had enough. You're too strong. Come back later when you can use your arms again. Non ho capito, lo devo battere per forza io? I'm ready to try. Fine. Non si può saltare? Devo per forza batterlo? Well, good for you, I reckon. You're stronger than you look. Here's your 10 shillings. I'd like to buy you a drink. Good winner as well. That's good. Let's have a drink. Ok. Così adesso ci posso parlare. Io spero di finire il primo caso, ma You're a good sta type. andando un po' per le lunghe. Seems you've managed to settle down in life. You've got money, eh? Not all that much. Oh, well. At least you're not as poor as me. Ok. Why do you say poor? You're not working? I'm a harpooner. But you see, the whalers are rare. They don't pay much. So, as a result, I find myself arm wrestling to pay for Beh, lui è il the nostro drink. uomo, però. A harpooner. Interesting. You've had a lot of adventures, I bet. Of course. It's been a dozen years since I've sailed. I've seen everything. Old Wallace, damned Black Peter, Great Roger. We sailed to the Cape of Good Hope. Black Peter? Peter, you say? I've heard rumors about that one. He was the worst of them all. He was a liar and violent too. Ecco, Swinging those perfetto. fists of his around. He was a tyrant and not much of a captain. At least, not as good as Great Roger. I see. Yes. I was told terrible tales about Black Peter. But you ain't heard the worst. Diccela tu. Tell me, and let's have another drink. It was in 1883 that it happened. The August of that year. Peter Carey was captain of the Sea Unicorn, and I was a spare harpooner. We were coming out of the ice pack on our way home. One evening, we saw a little craft that had been blown north. There was only one man on her, and he wasn't a sailor. The crew must have thought that she'd Okay. foundered, and they made for the Norwegian coast in the dinghy. I guess they all drowned. We took the man on board. Dimmi. And who was he? I don't know. During the crossing, he and the skipper enjoyed some long talks. His baggage was just a tin box. That's strange enough. Aye. Even stranger was that on the second night, he disappeared. Nobody knew what happened to him. And of course,
Nobody could ask Black Peter about it. You Cosa è know successo? what happened, don't you? I do. I saw the skipper tie his heels and push him over the rail in the middle of my watch on that dark night. 2 days before we sighted the Shetland lights. Black Peter's a murderer. Aye. Those that know him wouldn't be surprised to hear it. But all this must stay between us. All right? Of course. Beh. Back in a second. I'm off to the Casi. I'll be here with my drink. Quindi cosa vogliamo fare? Dobbiamo andare al bagno? Ah. Here it is. Mi serviva? Devo fare finta di andare al bagno anche? No. Ok. Have you got any tobacco? I've run out of mine. Nah, I lost my pouch. I don't know where. Wait a minute. What's this? Oh, is this your tobacco pouch? Well, oh, it is. Well, I have to go now. I know a captain Non lo who sapevo ran che era an il suo in expedition realtà. to Cape Cod. Come? Captain Ahab's his name. He commanded the Pequod. He might need good harpooners. I'll tell him about you. Maybe. If you like, aye. I'm done here. It's time to leave. Che cosa abbiamo? La scatola di latte mancante. Patrick Haynes. Scatola di latte mancante. Portatabacco. Portatabacco, prova di colpevolezza. Prova di presenza. Ok. E dove andare adesso? Abbiamo un altro personaggio. Possiamo sempre usare lui. Perché voleva nascondere l'omicidio del padre di John Nelligan. Qui ho finito. Care to lose another 10 shillings? No, per carità, è stato terribile quel minigioco del braccio di ferro. Farò mai più. Oh. Andiamo a Baker Street. In realtà dovrei andare a parlare con Nelligan. You met Patrick Cairns, the harpooner. Do you believe he's the murderer? No. No. Qui non ho niente da esaminare. E allora andiamo a Scotland Yard. Andiamo da Nelligan di nuovo. At your service, Mr. Holmes. Qui ci sono sempre le stesse cose, mi sa. Sì. Vorrei parlare con Nelligan. Si potrà? Parliamo con l'Estrad. How is the investigation going, Mr. Holmes? Do you have any idea who the murderer is yet?
dormitorio non c'è nessuno. No. Li I'm ammazzi. not saying another word. Mr. Holmes? Non posso parlare con nessuno più qui, scusami. Oh. Ma niente, allora torniamo sul luogo del delitto. Parliamo con la moglie. Leave me alone, please. Niente, bloccato anche questo dialogo. Qui non c'era più niente. Forse devo fare qualche connessione per sbloccare qualche dialogo. Andiamo. La confessione di Judith, la lettera di Liam. La relazione innocente, è stato confermato che Liam Hartley faceva la corte alla moglie di Peter Carey, che se n'era innamorato di lei. No, questo. Cosa abbiamo qui? Il momento di Hartley. No. Sì, è così, è così. Questo si è concluso, secondo me. Solo che adesso con F1 che succede? Trova una coppia di indizi collegati. Sì. Però non c'è, sfoglia così. Indizi aiuto. Scrivi il crimine generato dalle deduzioni. Sì, ma secondo me non era... No, ma non credo, non sono convinto che sia quest'altro. Secondo me Hartley è innocente, assolutamente. Sono abbastanza sicuro di sta cosa io. Il che da caso omicidio. Io volevo rinterrogare Nelligan, ma non si può. Questo, un certificato, è stato trovato all'interno dei registri della nave Sea Unicorn, dove erano strappate delle pagine. Quindi devo usare quell'oggetto lì. Questo qua. Forse c'è qualcosa a Baker Street? Forse. Qualcosa a Baker Street dove lo possiamo usare? Può darsi. Qualcosa negli archivi? My archive. I can always consult with it if needed. Non sembra. My archive. I can always consult with it if needed.
per il trucco. Allora forse non si deve usare con qualcosa nello studio. Usalo. My analysis table. It is... You met Patrick Cairns, the harpooner. Do you believe he's the murderer? No, non credo. Brave Toby. The best nose in the British Empire. Però... A map of London and the surrounding area. It could be useful. Sì, non ora. No, devo capire dove è utile andare adesso. Magari ci manca qualche cosa da approcciare. Perché me l'ha già esaminato questo. Me lo dà verde, quindi è già stato esaminato questo. Targa con il nome. Non posso vedere nient'altro. No, però non c'è niente di utile qui. La casa è off limits. Allora proviamo a Scotland Yard. Rivedere le cose di Nelligan. These are the suspect's belongings. Ma non è utile. A pen, nothing unusual about it. Andiamo qui. These are the suspect's belongings. I wonder if these are connected. Ecco, vedi, lo possiamo usare qui. Canadian Now we have the Pacific proof that Railway. Nelligan's papers were indeed here. It seems that they have vanished, however. Quindi abbiamo un'altra connessione. Documenti scomparsi. Mancante. Documenti preziosi rubati. John Nelligan potrebbe essere stato sorpreso a rubare i titoli di credito. Questo potrebbe essere un movente per l'omicidio di Peter Carey. Questo mi sembra più sensato. Altro? Tentativi di scassinamento e documenti scomparsi. Recupero del taccuino. Recuperare il taccuino. Cerca dei documenti. Nelligan cercava i documenti di suo padre. Sì. Che cosa abbiamo qui? John Nelligan potrebbe essere stato sorpreso a rubare i titoli di credito. Questo potrebbe essere un movente. Mi sembra sia stato Nelligan, onestamente.
Mr. Holmes? Anche se non ho molto da fare adesso. How is the investigation going, Mr. Holmes? Do you have any idea who the murderer is yet? Allora forse devo per forza arrivare a collegare qualcosa qui. Kynes è il colpevole. Il tabacco non è prova di colpevolezza, però. Perché altrimenti Nelligan... Tiri di intrusione erano finalizzati. Nelligan cercava i documenti di suo padre all'interno della capanna di Black Peter. Sì. Sì. Un po' poco il tabacco come prova di colpevolezza. Però vedo difficile che Nelligan abbia colpito con l'arpione. E che quindi? Cos'erano tutti gli indizi? How is the investigation going, Mr. Holmes? Do you have any idea who the murderer is yet? Ships of Gnosis. Quindi c'è un dialogo in più. Da fare con chi il dialogo? Con Hartley? I'm not saying another word. Mr. Holmes? E con chi ce l'ho il dialogo? Con la signora? Con chi posso parlare ancora? Con quello non posso più parlare. Come forse con la signora? Leave me alone, please. No. Non che ce l'ho il dialogo. Boh. Andiamo a Baker Street un attimo. Proviamo a cambiare la deduzione, la conclusione. Che è probabilmente sbagliata. You met Patrick Cairns, the harpooner? Allora cambiamo conclusione. Nelligan è il colpevole. John Nelligan ha ucciso Peter Carey, lo dimostrano la sua disonestà e il fatto che si trovasse sulla scena del crimine. Condanna Nelligan. Ah, posso decidere? Posso proseguire con le indagini? No, perché non ho altro da fare. Il
colpevole dell'omicidio di Peter Carey deve essere punito secondo la legge per il suo crimine estremo. Oppure lo assolvo. La sua infanzia è stata rattristata dalla perdita del padre. Lo assolvo. Non sarebbe da assolvere perché comunque ha ucciso una persona, però... Però capisco le circostanze. E comunque Peter Carey non mi sembrava un buon The uomo. case is solved. I am now ready to present the guilty party. So tell me, who killed Black Peter? Sì. It was John Nelligan, Inspector. I thought as much, but I failed to see his motive. Revenge, Inspector. Black Peter possessed the bond certificates that had belonged to Nelligan's father, and young Nelligan wished to retrieve them. Well then, I'll arrest this Nelligan. I don't fancy his chances of getting out of prison after this. I will accompany you, Inspector. Ok. John Nelligan, it was you who killed Black Peter. You attempted to convince him to return the bond certificates, and you threatened to call the police. Peter Carey was drunk. He drew his knife. In panic, you took the harpoon and made your lucky throw in self-defense. Put that in your report, Lestrade. No, I didn't kill anyone. You have it all wrong. You better thank Mr. Holmes for saving your neck, Nelligan. The case is resolved, Inspector. I shall return to Baker Street. Very well, Mr. Holmes. Goodbye for now. Ok. John Oakley Nelligan ha ucciso Peter Carey. Tuttavia si è trattato di legittima difesa contro un marinaio ubriaco, furioso e armato. E quindi ho deciso di ridurre la sua condanna. No, lo accetto. No, tieni premuto per verificare la conclusione. Possibile spoiler. No, no. Sto per finire questo caso. I file di salvataggio per il caso saranno rimossi. No, 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 sono d'accordo per la scelta morale. Le persone che hanno fatto la stessa scelta morale sono il 55%. Un poco più della metà. Però solo 4 persone hanno risolto il caso nel mio stesso modo. Ah, strano. Sembra di aver fatto tutto normalmente. Va bene. This trip to the countryside will be good for you, Holmes. As your friend, and Spero che... Allora, se io adesso torno al menu principale. Sì. Poi faccio continua, riparte dall'inizio del caso. Casi. Destino di Black Peter. Se faccio continua mi riparte dall'inizio. Sì. Perfetto. this trip to... Perfetto. E allora abbiamo finito il primo caso. Siamo stati comprensivi nell'assolvere e ridurre la pena del povero giovane che aveva cercato vendetta, Nelligan. Va bene, è stato carino, non carinissimo. Mi dispiace che sia diviso in casi, che non sia una storia unica. È più belle le storie uniche. Però ok, è sempre un gioco di Holmes, è simpatico. Anche se non mi ha entusiasmato. Il gioco del braccio di ferro era terribile. E gli altri enigmi erano un po'... Però ok, è stato carino. Lo continuiamo, proviamo a fare i prossimi casi nei prossimi streaming. Quindi grazie a chi è passato, a chi c'è stato. E buonanotte. Ciao ciao.